Buona giornata a tutti o buona serata a seconda di quando guarderete questo video. Sono felice di ritrovare gli amici per questo appuntamento speciale e do il benvenuto ai nuovi arrivati. Il tema di oggi è davvero speciale perché riguarda le energie del nuovo anno e vedremo insieme di decifrare che cosa ci prospettano gli astri per questo 2026 che ormai è alle porte. Per comprendere il carattere del nuovo anno, personalmente mi baso sul solstizio d'inverno. È vero che l'anno astrologico si fa partire con l'equinozio di primavera, ovvero con l'ingresso del Sole in Ariete, quando la natura riprende il suo ciclo vitale, ma è altrettanto vero che il germe di questa rinascita, secondo me, si deposita nell'inverno, dove il seme del nuovo inizio viene custodito dalla terra, mette le radici e trae il suo nutrimento. Questo prima di germogliare e diventare poi visibile ai nostri occhi. Ecco perché il mio sentire, diciamo, mi porta sempre a dare un'occhiata, a dare un primo sguardo alle carte astrologiche del solstizio invernale e poi in un secondo tempo a osservare anche la carta equinoziale. È un po' come dire che se mancasse il seme dell'intento non ci sarebbe alcuna manifestazione esteriore. Ecco, questa è più o meno la mia spiegazione. E chiarito il presupposto, vediamo i dati astrologici. O meglio, prima è doverosa un'altra piccola premessa, dato che dividerò le previsioni per questo 2026 su più video. Infatti, nel preparare questa analisi mi sono accorta che gli argomenti erano davvero tanti. La situazione a livello globale c'era da vedere, ma anche l'Unione Europea e l'Italia, e questo soltanto se vogliamo rimanere a livello di previsioni collettive e mondiali. Ma le stesse carte ci possono fornire anche qualche indicazione più personale, qualche spunto per capire come possiamo affrontare al meglio i 12 mesi che ci attendono. Quindi, tra carte di nascita, carte del solstizio, transiti e rivoluzioni solari, ho deciso di dividere l'argomento in più parti per non fare un video infinito, che tra l'altro, diciamo, potrebbe rischiare di generare confusione, mentre il mio desiderio è di portare un po' di chiarezza e aiutare a prepararsi praticamente e psicologicamente per il 2026 che, come dicevo, ormai è alle porte e da un primo sguardo si preannuncia decisamente esplosivo. E allora in questo primo video analizzeremo l'Unione Europea, che oggi come oggi mi sembra l'anello debole del mondo e per noi che ci siamo dentro direi che si tratta di un argomento fondamentale per capire le sorti che ci attendono. Bene, se l'itinerario di questo viaggio tra le stelle vi stimola, vi invito a salire a bordo perché sto issando le vele per partire. Come prima tappa diamo una rapida occhiata alla carta del solstizio eretta per Bruxelles e la proietto a video in modo che chi volesse seguirmi nell'analisi dal punto di vista tecnico possa farlo. Più avanti guarderemo anche altre carte e credo anche che sbirceremo le carte astrologiche della nostra bionda borderline, sempre e soltanto dal punto di vista politico come personaggio pubblico e non nella sua sfera privata. Bene, torniamo a noi quindi con la carta del solstizio d'inverno eretta per Bruxelles. Vediamo subito che si tratta di una carta piuttosto complicata e non particolarmente rassicurante, in quanto ci sono parecchi elementi poco propensi alla tranquillità e alla pace. Resta da vedere se i fattori destabilizzanti ricadranno sugli abitanti dell'Unione Europea oppure sul resto del mondo o se si concentreranno sull'istituzione stessa dell'Unione Europea. E allora facciamo in modo di capirlo insieme. Vediamo subito che l'ascendente cade nel segno dei Gemelli e il signore della carta è quindi Mercurio che si trova in debilità nel segno del Sagittario in sesta casa.
La Luna è in Capricorno in ottava casa, opposta a Giove in Cancro in seconda casa. Il Sole ovviamente è al grado zero del Capricorno e si trova nella settima casa, tra Venere in Sagittario e Marte in Capricorno. Il Sole tra l'altro si trova proprio a distanza di pochi gradi. E questo nucleo è già insidioso di per sé perché i pianeti vengono bruciati, combusti, diciamo, in questa vicinanza al Sole. Dicevo, questo nucleo forma una quadratura alla congiunzione Saturno-Nettuno in Pesci in undicesima casa. Abbiamo poi il nostro solito piccolo triangolo armonico tra Plutone, Nettuno e Urano, che qui interessa le case 9, 11 e 12. E per finire c'è il triangolo ascendente tra Giove e Saturno. In realtà dobbiamo aggiungere anche gli aspetti all'ascendente, almeno quelli più stretti, ossia la quadratura formata da Saturno e l'opposizione data da Venere. E ora che abbiamo descritto la carta, vediamo di tradurre questi simboli in informazioni concrete e alla portata di tutti quanti. Allora, l'Unione Europea ci viene descritta dall'ascendente e dal suo maestro come instabile, affetta da fantasie deliranti ed esposta al pericolo di disonore e persino di una completa rovina. È come se una malattia grave avesse infettato questa istituzione dall'interno e ora rischiasse di estendersi a tutti i Paesi membri. Nel contempo, dall'esterno, gran parte del mondo sta cercando, diciamo, di uccidere il malato prima che contamini l'intero globo. Sappiamo che da comunità commerciale l'Unione Europea ha voluto imporsi come ente politico e legislativo, ma quello che è peggio è la sua volontà di annullare gli stati che ne fanno parte. Questo ci viene mostrato da più aspetti della carta di nascita dell'Unione Europea, che avevo già analizzato parecchio tempo fa, dove è davvero deleterio vedere un Marte e un Plutone in quarta casa e un Saturno in settima. In questa carta del solstizio l'Unione ci viene mostrata quindi come un animale malato e ferito che viene dilaniato da più parti, tanto dai presunti alleati quanto dai presunti nemici. E qui dico presunti perché ci sarebbe davvero da discutere su quali siano veramente gli alleati e quali i veri nemici, perché qui si evidenzia quanto poco sia chiara tale distinzione tra le servitù dell'Unione Europea, quelle reali e quelle fittizie, tra nemici dichiarati e avversari inventati, diciamo, additati dall'Unione Europea, ma poi sono veramente tali, c'è da chiedersi. E infatti abbiamo paesi come gli Stati Uniti d'America che vengono presentati, considerati alleati e in realtà sono, potrei dire, al contempo una colonia di una parte dell'Unione Europea e un dominatore dell'Unione Europea. Quindi c'è un rapporto abbastanza, appunto, poco salutare. Ma anche i rapporti con il Regno Unito non sono come vengono presentati. E men che meno lo è la relazione con la Federazione Russa, che tutto può dirsi tranne che un nemico vero dell'Unione Europea. Prima di proseguire, concedetemi qualche secondo per invitarvi a iscrivervi al canale, ovviamente se ne apprezzate i contenuti, e ad attivare la campanella per non perdere i prossimi appuntamenti. E se l'argomento di oggi vi piace, vi invito a mettere un like e a lasciare un commento per rendere sempre più vivo e sempre più ricco questo luogo e il nostro meraviglioso gruppo. C'è anche la possibilità di abbonarsi al canale e di sostenere con una piccola donazione il mio lavoro di divulgazione. Un grazie di cuore a chi si è già iscritto o abbonato e grazie anche a chi vorrà unirsi oggi alla compagnia. E ora riprendiamo il nostro viaggio tra le stelle. Tornando alla nostra carta, vediamo che ci racconta di forti pressioni estere che arrivano appunto da amici, nemici veri o presunti. Allora, da una parte abbiamo chi cerca di rompere l'unione e di riportare l'Europa allo stato, diciamo, di singole nazioni completamente separate tra loro.
Dall'altra parte invece abbiamo chi vorrebbe restituire sovranità ai singoli stati, ma tutto sommato vede di buon occhio l'Unione, seppure ovviamente la preferirebbe fondata su basi diverse rispetto a quelle attuali e quindi non ha intenzione di cancellarla definitivamente, ma di aiutarla a svoltare e a diventare meno bellicista e meno desiderosa di imporsi come potenza egemone mondiale e come quella zona del globo che detta le regole per tutti. E queste pressioni, ognuna a modo suo, stanno cercando di infiltrarsi nell'Unione Europea, sostenendo le elite e i politici che hanno idee e propositi analoghi, in modo da ribaltare la situazione dall'interno. Qui ovviamente va precisato che forze contrarie alla piega che ha preso l'attuale dirigenza dell'Unione Europea ci sono già nei singoli stati che vorrebbero una modalità più collaborativa a livello globale. Allo stato attuale dobbiamo constatare che abbiamo una classe dirigente dell'Unione Europea formata da politici e da gruppi di potere esterni alla politica che si comporta da oppositore del benessere dell'Europa e dei suoi cittadini e al contempo da nemica del multilateralismo. Questa classe è indicata dal Sole in settima, congiunto a Venere e Marte, in una conformazione che abbiamo già accennato essere parecchio pericolosa. E questa classe dirigente vediamo che lotta contro i progetti di cooperazione internazionale che sono indicati da Saturno e Nettuno. Arrogante, dispotica e presuntuosa, questa classe dirigente sta mettendo a repentaglio la nostra pace e i nostri diritti duramente conquistati e sta mettendo a rischio l'intera stabilità mondiale. Sta remando a favore di conflitti ideologici e bellici ed è del tutto aliena da propositi di collaborazione o dalle idee di democrazia e di benessere collettive di cui si fa falsamente portavoce. E infatti oserei dire che se c'è un luogo nel mondo che possiamo definire davvero corrotto e bellicista, oggi come oggi è veramente l'Unione Europea. Unione che ha visto infrangersi il suo folle piano di dominare il mondo e oggi non accetta una nuova forma di ordine mondiale. Un ordine basato sulla cooperazione e non sulla contesa, sul commercio e non sulla guerra, su una competizione onesta e meritocratica e non sulla bieca concorrenza e sulla rivalità fine a se stessa. Svanito il sogno di questa egemonia totale, questa classe dirigente si mostra una cattiva perdente e vuole distruggere la democrazia e la globalizzazione del commercio come se fossero dei giocattoli suoi, delle sue invenzioni e per cui è come se dicesse se non volete giocare secondo le mie regole mi porto via i giocattoli. In realtà la democrazia, la globalizzazione del commercio ovviamente e tutta una serie di progressi che l'umanità sta facendo non sono appannaggio dell'Unione Europea o di questi dirigenti, di questa leadership, ma sono a disposizione di tutti, che ovviamente non è tutto oro quello che luccica e quindi saranno da gestire, perché anche ne abbiamo già parlato in altre circostanze, anche l'avvento di tutta questa tecnologia, digitalizzazione, l'informatica andrà gestito per non deragliare, per non rischiare che faccia più male che bene. Però questo è un patrimonio dell'umanità, non è un patrimonio della leadership europea. E un'altra dimostrazione di quanto le attuali elite europee siano arroganti e incuranti delle leggi internazionali lo dimostra l'intento fraudolento di rubare i beni russi. Una questione che vediamo ben rimarcata anche dalla carta e che lascia presagire conseguenze terribili se si desse seguito a questo disegno criminale.
In questo scenario vediamo che la popolazione europea indicata dalla Luna vive una condizione dolorosa, si sente altamente destabilizzata e si percepisce in un gravoso stato di precarietà, sia dal punto di vista sociale, civile e di unione, sia dal punto di vista economico, dove ci sono delle gravissime compromissioni. Qui la gente è evidente, sta soffrendo, direi che si trova in un vero stato di angoscia e oltretutto si percepisce impotente di fronte ai grandi giochi del potere. Sente la guerra incombere, teme di perdere la vita oppure nell'ipotesi migliore di perdere la sicurezza, la tranquillità e la stabilità economica, oltre, come abbiamo detto anche prima, tutti i privilegi delle conquiste sociali, che non dovrebbero essere dei privilegi, ma appunto dei dati di fatto. Dovrebbe essere riconosciuto ormai che queste conquiste sono per il bene dell'umanità e non soltanto precarie, oggi ci sono e domani non ci sono più. Qui mi permetto di dire che si nota anche un atteggiamento vagamente passivo, rinunciatario e ai limiti dell'autodistruttività. C'è un clima di scontentezza generale che impedisce quasi di vedere possibili vie d'uscita. Allora, che la popolazione sia contraria alla direzione dei vertici dell'Unione è certo, ma è come se non riuscisse a immaginare un cambiamento possibile e quindi si desse quasi per vinta senza neanche tentare. Mentre ci sarebbe davvero da tentare il tutto per tutto, in particolare in questo momento, in questa fase storica e con queste carte direi anche. E invece qui l'unica possibilità di movimento sociale che scorgo è quella di venire indirizzati da poteri altri, poteri che sono interni all'Unione o esterni all'Unione, ma che comunque non fanno presagire un movimento, un autentico movimento dal basso, che comunque sapete, io credo poco a questi movimenti dal basso se non c'è un potere dall'alto che aiuta a dar voce al popolo, perché tendenzialmente il popolo da solo non ha le possibilità, non ha le carte, non ha gli aspetti pratici proprio per potersi organizzare e influire in maniera potente. Però se trova un gioco di sponde, un aiuto dall'alto o da altre forme di potere organizzate o rappresentative, allora sì, il popolo può far sentire la sua voce e incidere sui cambiamenti a livello sia locale sia globale. E quindi dicevo che appunto la possibilità di un movimento sociale che sia davvero incisivo per sovvertire la tirannia europea deve in qualche modo venire aiutato e incanalato da forme di potere organizzate. In questo caso sì, è possibile che la gente riesca a giocare un ruolo attivo. Forse qualcuno lo riterrà marginale, ma secondo me è molto importante perché alla fine la storia la fanno i popoli. E questa spinta a livello sociale, quindi diciamo dal basso, pur virgolettato, può avvenire tramite il voto, se viene consentito votare, ma soprattutto attraverso manifestazioni pubbliche, esternazioni del malcontento, opposizioni alle politiche di guerra in tutte le forme possibili, dalla leva obbligatoria alla spesa militare, e poi a manifestare malcontento verso tutti quei comportamenti fraudolenti e criminali che vengono periodicamente intrapresi da questi vertici dell'Unione. Ogni scelta, anche la più apparentemente modesta, in questo momento può agevolare il processo di cambiamento che verte a neutralizzare il potere dell'Unione Europea. E quando dico neutralizzare, intendo davvero rendere neutrale, smettere di avere questo fuoco bellicista che anima questa leadership europea. E ci tengo a precisare che per quanto oltraggiata, manipolata e sminuita, l'opinione pubblica ha ancora veramente un peso e quindi è giunto il momento di farlo sentire.
Certo, aiuterebbe anche capire quali sono gli schieramenti politici che stanno remando veramente verso il cambiamento e quali invece fingono di avere idee pacifiste, democratiche, legalitarie soltanto per conquistare la fiducia della gente e per poi tradirla un'ennesima volta. Su questo fronte direi che bisogna davvero mantenere altissimo il livello di attenzione e cercare di leggere tra le righe per non perdere un'occasione o forse peggio per non finire in una trappola. In sostanza direi che qui si ravvisa il seme di poteri interni ed esteri influenti che stanno preparandosi a sferrare un attacco letale ai vertici dell'Unione Europea per decretarne la fine o più probabilmente, secondo me, un cambiamento drastico e definitivo, un cambiamento che la orienti in direzione favorevole e costruttiva per il nuovo mondo multipolare. È probabile che quest'anno comporterà uno scossone irreversibile per l'Unione Europea con un cambiamento ai vertici. Personalmente mi restano seri dubbi sul fatto che l'Unione possa scomparire completamente, nonostante ci siano avvisaglie di volontà autolesionistiche e che potrebbero anche preferire lo scioglimento dell'Unione piuttosto che un suo riposizionamento sulla scacchiera mondiale. Sebbene molti profetizzino la fine imminente, io vedo più probabile, stando anche ai transiti e anche alla rivoluzione solare dell'UE che magari dopo faccio vedere, un cambio di classe dirigente e il conseguente riposizionamento. Va detto però che in entrambi i casi ci sono dei rischi sostanziali di perdite di bene, di tentativo di saccheggiare gli Stati membri in varie forme e modi, nonché di colpi inferti dai servizi segreti oppure attraverso attentati di tipo terroristico che mirano a indebolire alcuni Stati in particolare. Qui ovviamente l'Unione Europea sembra aggredire fisicamente, legalmente, in tutte le maniere che gli è possibile, gli stati che ritiene pericolosi, che ritiene possa nominarla dall'interno e quindi il quadro non è assolutamente positivo da questo punto di vista. Comunque andranno le cose, non sarà un processo semplice. E qui per comprendere meglio queste indicazioni ho controllato anche la rivoluzione solare del 2025 per l'Unione Europea, che tra l'altro è recente perché è del 1° di novembre. E qui proietto come al solito la carta video in modo che possiate darle un'occhiata anche voi. Notiamo immediatamente l'ascendente che cade in 10ª casa Radix, al quale si congiunge Urano, un aspetto che tende a segnalare un cambiamento brusco e repentino ai vertici. Poi vediamo il Sole in 6ª casa insieme a Venere e Marte. Questo Sole, che sta a rappresentare l'autorità, il capo dell'Unione, è davvero malmesso se consideriamo che la 6ª casa indica la servitù e quindi la mancanza di autonomia decisionale e l'ubbidienza a poteri altri. Poi vediamo Mercurio in 7ª casa, perfettamente congiunto al discendente, a mostrarci il ruolo dei mass media asserviti alla propaganda bellicista. Giove in 3ª casa di rivoluzione rimarca questo fatto, raffigurando le istituzioni che riversano il loro potere sui mezzi di comunicazione. E non è un caso che l'Unione Europea abbia approvato tutta una serie di norme per regolamentare l'informazione e i social network e che recentemente abbia inflitto una multa da 120 milioni di euro alla piattaforma social X di Elon Musk. E per concludere la descrizione della carta, vediamo la Luna, Saturno e Nettuno in 11ª casa. Qui vediamo decisamente che le questioni di potere sono in primo piano, la leadership è sotto i riflettori e come abbiamo detto ci sono elevate probabilità di cambiamento. In evidenza è anche lo stile di vita dei cittadini dell'Unione dove si può prevedere un alto livello di tensione in quanto si gioca una partita decisiva ai vertici che vengono per così dire tirati
tra la pace e la guerra, tra la ricerca di giustizia e di equilibrio e complotti segreti, manipolazioni e intrighi dall'altra parte. Plutone al medio cielo ci segnala due elementi importanti. Da un lato ci mostra un pesante livello di corruzione del potere in Europa, dall'altra l'esistenza di ingerenze straniere che stanno facendo leva sulle elite. Qui sono in discussione il credito e l'autorevolezza di questa entità sovranazionale, le cui iniziative si sono ormai dimostrate essere contro i singoli stati e contro i cittadini. Plutone ci mostra le pulsioni più basse e primitive di questa leadership, pulsioni che direi si stanno rendendo palesi a tutti nella loro nefandezza. I cittadini europei stanno ascoltando i massimi rappresentanti dell'Unione dichiarare la propria brama di potere e di denaro e i propri intenti aggressivi e distruttivi. Non possiamo negarlo, è veramente sotto gli occhi di tutti. Come abbiamo visto in precedenti video, Plutone agisce minando dall'interno ciò che vuole trasformare e qui sta corrompendo sempre di più i vertici dell'Unione. E ciò permette, da un lato, di mostrare a tutti i livelli di corruzione e malvagità che animano gli attuali vertici dell'Europa e dall'altro di condurre la comunità europea a cambiare rotta, a cambiare per non morire, come sa chi ha seguito i miei precedenti video, le mie precedenti analisi. Bene, il cambio di direzione comporta necessariamente anche una sostituzione delle figure di riferimento, in quanto quelle attuali si stanno autoscreditando agli occhi della pubblica opinione e anche delle leadership internazionali. E credo che valga la pena di ricordare che mentre le elite europee sostengono di aver isolato altre potenze, in primis la Russia, la realtà è che a essere isolata nel panorama internazionale è proprio l'Unione Europea. E qui non mi riferisco ai singoli stati che invece hanno ancora delle possibilità di giocare dei ruoli e di interagire, ma proprio alla istituzione UE. E tuttavia, chi dice che l'Europa non conta nulla sulla scacchiera mondiale, a mio avviso commette un errore, altrimenti non si spiegherebbe come riesca, nonostante tutto, a creare tanto male nel mondo e a ostacolare i trattati di pace che si sarebbero potuti firmare ancora prima dell'inizio dell'operazione militare speciale russa. Siamo onesti, l'Europa conta e come. La verità è che ormai è sola nei suoi propositi, questo sì, è sempre più isolata e il resto del mondo la osserva sbalordito e anche un po' disgustato, secondo me, dalla piega che ha preso, disgustato nel vederla ripercorrere una brutta, bruttissima strada già imboccata nel secolo scorso con conseguenze catastrofiche. E Plutone nella 10ª casa di rivoluzione sembra davvero prospettare la morte della credibilità e quindi della fama dell'Unione Europea. Ma da qui a sostenere che non conti nulla, il passo è più lungo di quello che sembra. Resta il fatto che secondo me quel Plutone, e credo di non venire smentita dagli eventi futuri, sta veramente preparando l'avvento di una grande rinascita più che grande, vera e profonda, diciamo. Credo che il cambiamento sia ormai alle porte e dobbiamo soltanto augurarci che sia in meglio, come aveva previsto André Barbeau. Io sono sicura che a livello globale stiamo andando verso un grandissimo rinnovamento in chiave positiva. Quello che mi lascia ancora perplessa è questa Unione Europea, questa Europa che sembra essersi cristallizzata nel tempo all'inizio del Novecento e sembra non volere andare avanti, o almeno non andare avanti con gli altri, andare avanti da sola con questo suo proposito di egemonia.
Bene, andiamo avanti. L'altro pianeta che sta decretando il ribaltamento dell'Europa è sicuramente Urano, che come abbiamo visto è congiunto all'ascendente. Urano qui descrive una situazione ormai insostenibile, una struttura giuridica che non ha più senso né utilità perché ha tradito le promesse fatte e le aspettative dei popoli. E sappiamo che quando qualcosa non è più utile, Urano si incarica di spazzarlo via. Urano è il pianeta dell'opportunità, ma anche dell'opportunismo e quindi ciò che non è più opportuno va ribaltato, eliminato, buttato via. E il pianeta in questa posizione denota intolleranza e la voglia di liberarsi da un'illusione e dalla zavorra della corruzione. E poi vediamo Saturno che identifica una classe di potere più tradizionalista e conservatrice che si sta adoperando per trovare appoggi esteri a progetti di rinnovamento interni all'Unione Europea. Diciamo che l'Unione Europea può avere sostanzialmente due orientamenti. Uno è quello positivo di essere una reale comunità di stati che si rispettano vicendevolmente e creano relazioni vantaggiose, sia di tipo commerciale, sia di tipo, diciamo, civile, di crescita e miglioramento dello stato civile dell'Unione e degli abitanti dell'Unione Europea. L'altro orientamento è invece, diciamo, una sorta di proseguimento di ciò che abbiamo visto nel secolo scorso, dove lo scopo era, e adesso è ancora, quello di creare un dominio sovranazionale che inizia comandando gli stati europei e poi si espande, ovviamente nelle loro folli utopie, al dominio mondiale. Mi rendo conto che è difficile credere che l'UE ricalchi vecchie orme, ma per quanto difficile è veramente ormai innegabile. D'altronde, avere come alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri una signora che non sa che la Russia e la Cina hanno dovuto combattere contro il nazismo durante la seconda guerra mondiale e che hanno pure vinto, mi sembra emblematico di chi ci governa. Qui o sono soggetti di un'ignoranza che fa luce, oppure sono gli eredi degli sconfitti. E questa stessa signora è sicura che la Russia perderà la guerra in Ucraina e che dopo la sconfitta la Federazione russa verrà smembrata in tante piccole nazioni. Sostiene anche che negli ultimi 100 anni la Russia avrebbe attaccato 79 nazioni e che nessuno avrebbe mai attaccato la Russia. E quindi dimenticando l'attacco della Germania e dell'Italia e non solo. Ma forse a questo punto viene da chiedersi se questa signora alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri considera queste operazioni giuste e rispettose dell'integrità nazionale, come oggi trova allettante l'idea di smembrare la Russia, ovviamente in barba a qualsiasi rispetto di sovranità nazionale e di integrità territoriale, cosa che vale per una nazione ma non vale per un'altra. Vabbè, lasciamo perdere. Il problema grave qui, come ci viene mostrato anche dagli astri, non sono soltanto i molti esponenti della leadership europea, ma anche i mass media che stanno facendo il lavoro sporco per convincere la popolazione europea di questo bizzarro revisionismo storico e di questa bizzarra narrazione attuale. Pare che alcuni media abbiano ipotizzato che dietro lo scandalo della corruzione ucraina ci siano ancora i russi. Ha stato Putin, insomma, ha sempre stato lui, l'onnipresente e onnipotente Putin, l'uomo dai mille tentacoli. È assurdo. E alla faccia degli intenti pacifisti dell'Unione Europea è giusto ricordare che il recente piano per la pace in Ucraina proposto da Trump è stato bocciato a larga maggioranza dal Parlamento Europeo. Tra gli italiani gli unici che hanno votato a favore del piano di pace e quindi contro la risoluzione dell'Unione Europea sono la Lega e i 5 Stelle. Non è proprio un panorama rincuorante, ma abbiamo visto che si sta preparando il cambiamento. Quindi andiamo avanti. In questa carta, incredibile a dirsi, gli appoggi all'Europa, diciamo in quanto istituzione, in quanto raggruppamento di stati, arrivano proprio da quei poteri che vorrebbero vederla diversa.
e quei poteri che in un certo senso si stanno adoperando per salvarla. Quelli che l'Europa, o meglio, quelli che la leadership europea attuale considera dei nemici, in realtà sono quelli che stanno cercando di salvare l'unione di Stati. Individui, enti e istituzioni rappresentati da Saturno e da Nettuno che nella rivoluzione solare sono in casa undicesima a segnalare gli aiuti indirizzati verso nuovi progetti e verso un nuovo orientamento. A questo punto mi sembra opportuno aggiungere un accenno all'interpretazione del ruolo di questi due pianeti di transito sul tema di nascita dell'Unione Europea, dove la congiunzione Saturno-Nettuno cade alla fine dell'ottava casa e in prossimità della nona. In realtà a questo ho dedicato un video, quindi farò proprio un accenno velocissimo. Questi due pianeti stanno premendo affinché l'Unione si rinnovi, affinché muti la sua politica, cambi confini ideologici, trasformi i rapporti diplomatici e il suo modo anche di porsi nella vita internazionale. Ma non è tutto. Qui si direbbe esserci la spinta per un cambio di ideologie e addirittura di sentimento spirituale, una ridefinizione che faccia abbandonare le ideologie stantie che si sono rivelate perniciose per le sorti dell'Europa e qui non dobbiamo identificare soltanto l'Unione ma anche i singoli stati. Cioè queste ideologie sono state pericolose e dannose non solo per l'Unione in sé, ma anche per i singoli stati. Alcune delle ideologie da trasformare possono essere, per esempio, quella dell'egemonia mondiale che abbiamo citato prima, oppure le politiche ecologiche storpiate e faziose, o ancora le manovre legate all'immigrazione che tendono a impoverire sia le regioni dalle quali le persone scappano, sia le regioni nelle quali arrivano, sia l'Europa e la popolazione europea, ma anche le operazioni volte al controllo sia della popolazione sia dell'informazione, della libertà di espressione, eccetera, eccetera. Intendiamoci, personalmente io non sono contraria all'ecologia e al sostegno umanitario in quanto tali. Che sia necessario un approccio ecologico a 360 gradi è fuori di discussione, ma è assurdo che questo piano si realizzi riducendo in povertà la gente che non deve avere accesso, per esempio, al gas russo, che è di alta qualità e a basso prezzo, e deve invece andare ad acquistare a prezzi quadruplicati dei carburanti da altre nazioni. Altrettanto insensato è abbassare il tenore di vita e i diritti sociali degli europei al posto che adoperarsi per innalzare quelli degli stati più poveri. E qui la cosa curiosa è che salvaguardare i nostri diritti va tranquillamente a braccetto con il promuoverli anche altrove. Mentre rinunciare noi alle nostre conquiste sociali e civili si sposa con il proposito di mantenere alcune aree geografiche sottosviluppate per conservare i privilegi della colonizzazione e dell'egemonia e quindi dei vertici. Io qui direi che non si tratta tanto di fingere di salvare persone che fuggono dal loro paese, ma di fare in modo che nessuno voglia più fuggire dal proprio paese. E questo non vuol dire che la gente non debba circolare liberamente nel mondo e andare dove non è nata e quindi viaggiare, trasferirsi, andare a lavorare in altri posti. Ma questo non deve essere con l'acqua alla gola, non deve essere perché stanno fuggendo dalla fame, dalla povertà o dalla guerra. Deve essere un andare verso, non uno scappare da. E quindi per farlo è necessario che le nazioni colonizzatrici smettano di sfruttare gli altri popoli e gli altri territori e li aiutino invece a conquistare benessere, istruzione, ricchezza, eccetera, eccetera. Ma bando alle ciance e atteniamoci all'analisi del cielo. E il cielo indica che questa Unione Europea è davvero al capolinea.
Se si tratterà di andare verso una direzione migliore o peggiore, io questo non lo posso dire con certezza, anche perché è una valutazione qualitativa e come tale soggettiva. Dipende ovviamente dalle preferenze di ognuno. Se sarà bello, se sarà brutto, se sarà meglio, se sarà peggio, quello dipende dal sentire di ciascuno. A qualcuno l'idea di una Unione Europea guerrafondaia magari piace, a qualcun altro no. Come si suol dire, non è bello ciò che è bello ciò che piace. Tuttavia, quello che ritengo pressoché certo è che qualcosa cambierà in maniera significativa nel corso del 2026 e che questo cambiamento sarà davvero rivoluzionario. Finalmente siamo arrivati al momento in cui si prospetta la svolta, una svolta che probabilmente sarà definitiva almeno per un lungo periodo. E allora in tema di cambiamenti, di svolte e di crolli che si verificheranno ai vertici, che ne dite di dare un'occhiata al tema della nostra inossidabile bionda borderline? E allora proietto a video la carta astrologica di questa simpatica signora. La carta astrologica mostra ancora un potere occulto che la protegge e la tiene in piedi, nonostante la gente non ne possa più di lei. Tuttavia vanno creandosi sempre più ostacoli alla sua smodata ambizione e direi quasi dei blocchi operativi che la porteranno a vivere un periodo di mortificazione. Con questo quadro è probabile che ceda in manovre losche, che si lasci andare ad attività dai risvolti lucrosi per se stessa, ma che celano il rischio di scandali. È una cosa non nuova, d'accordo, perché l'abbiamo già vista, ma questa volta potrebbe venire meno la rete di salvataggio e quindi potrebbe essere, vedere, diciamo, su di sé l'accetta della legge cadere, della giustizia. L'elemento più pericoloso qui, considerando il ruolo che riveste, è la ricaduta sull'Unione Europea, o meglio sui paesi dell'Europa, in quanto ci sono aspetti che istigano condotte del tipo muoia Sansone con tutti i Filistei, ma in questo caso diciamo all'incontrario, nel senso che non è il Sansone disposto a sacrificare se stesso pur di annientare il nemico, ma è una signora borderline che si vede senza speranza e quindi trascina con sé tutto ciò che si trova sotto il suo potere in un impeto di disperata distruzione. Autodistruzione sì, ma soprattutto se devo cadere io, con me cadesse tutta l'Unione Europea, tutti i paesi dell'Unione Europea e la disgrazia ricada su tutti. Diciamo che questo è un atteggiamento molto pericoloso che vediamo sia in questa signora, sia nei vertici dell'Unione Europea. Restando sulla carta della nostra borderline, vediamo che l'idea della guerra è pienamente nelle sue corde, ma nuoce alla sua immagine pubblica. E qui si rende evidente una smania di affermazione aggressiva su chi considera dei rivali. E questa smania, pare essere pure senza esclusione di colpi. Tuttavia, già all'inizio di gennaio la congiunzione Sole-Venere-Marte forma una quadratura piuttosto dura verso il suo Sole e questo è un fattore che potrebbe fare vacillare il suo potere o scatenare un incidente diplomatico o di giustizia, soprattutto se lo sommiamo ad altri aspetti della carta. Poco dopo c'è un treno di ben 6 pianeti in quadratura Giove-Nettuno-Radix e poi in opposizione alla congiunzione Luna-Urano di nascita. E tutto ciò potrebbe imporle un freno veramente paralizzante e forse definitivo. Anche perché qui sembra esserci una classe borghese più autenticamente democratica di lei che mostra segni di insofferenza verso il modo in cui lei esercita la sua carica pubblica. Diciamo che se resta in sella nei primissimi mesi dell'anno, allora con l'arrivo della primavera dovrà vedersela con la durissima opposizione di Saturno e Nettuno al suo stellium radix formato da Venere, Sole
e Mercurio e dubito seriamente che riesca a salvarsi e a conservare il suo potere. Anche perché a questa opposizione si vanno a sommare pure Marte, che rende ancora più dinamici e potenzialmente violenti i fattori di ostacolo, e la quadratura di Urano al suo Plutone. Insomma, verranno a galla molte magagne e la giustizia farà il suo corso e non sarà un bel periodo per questa bionda borderline che potrebbe fare un capitombolo, credo abbastanza rumoroso. In sintesi, con l'estate del 2026, se non prima, potremmo esserci liberati di questa signora. Ora direi che abbiamo avuto un quadro abbastanza generale ed è giunto il momento di rientrare in porto, ma ci ritroveremo presto per scoprire gli influssi astrali del solstizio a livello globale e in special modo sull'Italia. Quindi se il viaggio di oggi vi è piaciuto, rinnovo l'invito a farmelo sapere nei commenti, a mettere mi piace, a dare hype, a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per ricevere l'avviso delle prossime pubblicazioni. Io sono felicissima di questa nostra veleggiata, vi ringrazio di cuore per la compagnia e per la vostra preziosa attenzione. Un immenso abbraccio a tutti e sempre tanta tantissima buona fortuna. A presto.